Ciao a tutti e benvenuti in un altro episodio di Happy Bottles, il blog ufficiale di Grandi Bottiglie. Io sono Emanuele Spagnuolo e sono il vostro wine pusher. Oggi torniamo a quella che è la passione più grande, quella dei vini d'annata. Erano un po' di episodi che degustavamo vini più recenti e adesso voglio fare un passo indietro e degustare un vino veramente importante. Una vecchia annata, anticipo subito una grandissima annata. E quale annata? Quell'annata in cui veniva pubblicato Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, quella stessa annata in cui veniva scoperta Mina come grande cantante italiana. Sempre in questa grandissima annata il Brasile, nazionale di calcio, vinceva il suo primo campionato del mondo e da ultimo, sempre in quell'annata, in Francia veniva eletto presidente De Gaulle. Molti di voi l'avranno già capito, stiamo parlando del 1958 e per essere precisi, oggi degustiamo un Barolo dei Marchesi di Barolo di questa grandissima annata. 1958, nella storia enologica una delle più grandi vendemmie, seconda forse solo al 1947, in alcuni casi al 1978. Parliamo del Barolo dei Marchesi di Barolo e quindi parliamo di un'azienda che ha fatto la storia nel corso di centinaia di anni per quella specifica zona. Un'azienda che adesso in questi anni lavora su un terreno di circa 40 ettari, che produce vini dallo stampo classico e dallo stampo più moderno, ma che in quegli anni veramente produceva eccellenza assolutamente riconosciuta, vini dallo stampo molto tradizionale. Andiamo quindi oggi, e sono davvero felice di far questo, a degustare questo grandissimo vino. La bottiglia è stata stappata circa un'ora e mezza fa, forse anche due. Iniziamo dal colore. Subito una grandissima sorpresa, perché normalmente quando si stappa questi vini d'annata è difficile ed è molto raro trovare un colore che sia perfettamente limpido. Questo vino ha una limpidezza che potrebbe essere quella di un vino giovanissimo. E il colore è un granato e sull'unghia punta leggermente al mattonato. Eccoci, amici miei. Forse anche voi potete cercare di vedere questo colore bellissimo, veramente bello, affascinante da subito. Quando ci vediamo un colore di questo genere ci aspettiamo delle grandissime cose. È incredibile come, facendo un passettino subito avanti, io sono invaso, credetemi, invaso già dai profumi e dai sentori di questo vino. Il vino al bicchiere presenta subito una bella consistenza e c'è nel bicchiere una premessa di una grande degustazione. Naso. Che dire, una prima olfazione rivela subito della frutta sotto spirito, ma immediatamente sentori terziari, sentori di cuoio, di pelle e sentori di quel profumo che si sente quando piove sulle foglie. Sono sentori bellissimi, è tutto molto ben coordinato con questa frutta, con dei sentori anche di rosa. È affascinante, amici miei, questo naso. Se i video che facciamo potessero trasmettere questo tipo di sensazione sarebbe veramente bellissimo, saremmo di fronte al web e ai video perfetti, chissà, forse un giorno. Bellissimo, bellissima frutta, bellissimi profumi terziari, c'è della liquirizia, anche il vino è veramente complesso. Tra l'altro dà una sensazione, il vino esprime davvero e incredibilmente un'evoluzione ancora in divenire. Anche il naso di questo vino ci dice e ci preannuncia che il vino non è assolutamente, diciamo così, arrivato alla fine.
È un vino in perfetta forma al naso. In bocca è morbido, leggermente tannico, avvolgente, è un vino generoso, un vino il cui tenore alcolico è perfettamente sorretto da un'acidità bellissima, un vino molto molto completo. In bocca c'è una perfetta corrispondenza con quello che abbiamo sentito al naso, quindi è anche un vino che è assolutamente coerente. Siamo di fronte sicuramente a un vino armonico. A una seconda degustazione in bocca il tannino è ancora più evidente, quindi è un vino ancora in divenire, completo, davvero completo, persistente e con un bellissimo finale. Ancora adesso il vino è in bocca, c'è calore, c'è eleganza, c'è veramente tanto tanto in questo vino. Non so se riesco a esprimerlo con le mie capacità. Ognuno di voi dovrebbe davvero poter assaggiare nella sua vita un bicchiere di questo grandissimo Barolo. Sicuramente l'annata, il 1958, aiuta perché io ho degustato in anni passati altre annate e non ho mai raggiunto questo livello di eccellenza. Ancora in evoluzione, è incredibile come il naso cambi. Leggera liquirizia, anche un po' di caffè in bocca, un vino complesso, probabilmente ci vorrebbero davvero i palati più fini per poterlo spiegare al meglio. Io faccio tutto quello che posso per poter trasmettervi questo che è un grandissimo bicchiere. Sono sicuro nel dire che al momento questa è la migliore bottiglia degustata su Happy Bottles. Barolo, Marchesi di Barolo 1958, mi spingo a dire 95 centesimi dal vostro wine pusher.